L'intelligenza artificiale è arrivata, è qui, più o meno inaspettatamente per alcuni. Ora la domanda che molti si pongono è: ci toglierà davvero il lavoro? Diventeremo tutti quanti un ammasso di unemployable con reddito universale? Per me no, o meglio, ni. Analizziamo un attimo alcuni aspetti in dettaglio in questo video. Ciao, io sono Maurizio, ho 25 anni di esperienza nel mondo corporate in Italia e all'estero e ti do il benvenuto nel mio canale e aiuto i professionisti a migliorare il loro mindset e quindi la loro carriera. Se l'argomento ti interessa, ti invito a iscriverti al canale e a seguirmi. L'intelligenza artificiale. A meno che non abbiate vissuto questi mesi sotto una campana di vetro, vedete cosa sta succedendo. Ci sono tantissime reazioni al riguardo. Molti video, articoli, podcast ne parlano. E devo dire che lo spettro delle reazioni è davvero molto interessante. Si va da quelli che cercano di fare pushback, trovare tutti i difetti, a chi, prendiamo l'estremo di Elon Musk, dice: è arrivata, in un tot periodo saremo tutti quanti impattati e ci sarà proprio il problema di definire quello che lui chiama reddito universale. Cerchiamo di lavorare all'interno di questo spettro di reazioni. Mi sono concentrato sui contenuti di canali e persone che reputo serie e affidabili e quindi faccio attenzione a quello che dicono. A mio avviso ci sono 3 punti fondamentali da considerare quando si fa questa analisi. Punto numero 1. Il genio è uscito dalla lampada. Inutile cercare di contrastarlo. L'intelligenza artificiale è qui e non ha assolutamente senso mantenere il mindset del cercare di bloccarla, dire che non deve essere applicata per X motivi. In giro ho visto tantissimi video di persone che cercano di dimostrare che non ha senso, che non funzionano, quindi magari ne deridono alcuni limiti, alcune risposte sbagliate, fanno vedere come il tocco umano è insostituibile. A mio avviso tutto questo non ha senso. Cioè, magari le prime versioni non sono così raffinate, ma chiaramente qui ed è completamente disruptive in tutti quanti i settori. Tutto è iniziato con il rilascio di ChatGPT, che adesso è già alla versione 4 per chi ha l'abbonamento a pagamento, che ha una differenza incredibile dalla 3 che è stata rilasciata soltanto poche settimane fa, e sono centinaia i tool collegati che, usando l'intelligenza artificiale base, fanno tantissime altre cose in vari settori. Ecco, a mio avviso, se ci si rende conto di quanto velocemente, in che maniera esponenziale si sia diffusa e stia iniziando già a impattare, ci si rende veramente conto che non ha assolutamente senso cercare di combatterla, ancora meno senso a cercare di svilirla, perché appunto la crescita è esponenziale e in pochissimo tempo sarà migliaia di volte migliore e più potente di come oggi. E quindi il mindset del bisogna evitare che sia diffusa è veramente, a mio avviso, una perdita di tempo e di energia inaudita. A livello professionale, credo che ci sia un punto fondamentale. Almeno nel breve periodo, non penso saremo sostituiti lavorativamente dall'intelligenza artificiale. Saremo sostituiti dalle persone che sanno usare l'intelligenza artificiale. Questo è un concetto che ho ritrovato alcune volte come messaggio, ma secondo me è fondamentale. È lì il nodo della questione quando parliamo dell'intelligenza artificiale, non da un punto di vista puramente di tecnicismo, ma di impatto sulla carriera e il lavoro, che è ovviamente quello di cui mi occupo io. Moltissime considerazioni e reazioni sono, per esempio, pensando al lavoro dei programmatori. Quindi tantissimi confrontano codici scritti dall'intelligenza artificiale rispetto ad altri codici, la sicurezza e via dicendo. Oppure i copywriter, chi crea contenuti. Ecco, questo gruppo di lavori e funzioni sicuramente sarà molto scosso nel breve e medio periodo, ma consideriamo anche tante altre funzioni, per esempio nel mondo corporate. Pensiamo a procurement o finance, le persone che per qualche motivo sono coinvolte a livello di business in fasi di negoziazione. I ruoli in cui si deve trovare il punto di collegamento tra strategie più o meno note, esigenze di business nel medio-lungo periodo, esigenze nel breve periodo, opportunità di mercato breve e lungo periodo. Tutte queste cose sicuramente, quando
verranno supportate dall'intelligenza artificiale sono tutte mansioni che saranno fatte veramente con gli steroidi, però non credo che nell'immediato possano essere completamente sostituiti. Anche a livello tecnico, pensiamo a chi è nel mondo delle operation, chi è nel mondo manutentivo, nella gestione di impianti e via dicendo. Questi ruoli non possono essere immediatamente sostituiti o in toto, ma dobbiamo anche avere un approccio realistico. Quanto meglio può essere strutturata un'attività di questo genere nel momento in cui ho strumenti potentissimi come quelli costruiti attorno all'intelligenza artificiale. Quindi nell'immediato il punto è: le persone che sanno usare l'intelligenza artificiale schiacceranno quelli che non la sanno usare. Questo lo vedo proprio come baseline della competizione lavorativa nell'immediato futuro. Poi ricordatevi, come avevo già accennato, che l'innovazione non è necessariamente implementata subito, soprattutto in certe strutture aziendali, in certe industrie che hanno una parte di governance, di compliance e di regolamentazione molto rigida. L'innovazione tecnologica di oggi non può essere implementata domani, ma probabilmente richiede un periodo di tempo maggiore, anzi sicuramente, proprio perché c'è una parte regolatoria da mettere allineata. Quindi qual è il punto fondamentale, che per me è il terzo punto di discussione? Cercate di diventare quella persona, quel professionista. Usate l'intelligenza artificiale. Sicuramente per la vostra carriera uno degli investimenti migliori oggi è dedicare risorse, tempo, energia, risorse mentali, probabilmente anche risorse finanziarie per la formazione, per imparare a usare questi tool. Capite quali sono i tool, anche se in questo momento ne stanno uscendo in continuazione ogni giorno con aggiornamenti continui. Capite quali sono quelli più rilevanti per il vostro lavoro, per il vostro settore. Imparate a usarli e diventate quella persona che nella nuova baseline della competizione lavorativa avrà questo come vantaggio competitivo. Quindi investite nell'implementare l'intelligenza artificiale in tutte le sue sfaccettature, qualunque sia il modo di declinarla all'interno della vostra industria e per il vostro tipo di ruolo. Implementatela nella vostra professionalità. Usate l'intelligenza artificiale per vincere la competizione lavorativa, non per esserne sopraffatti. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete già delle esperienze al riguardo o avete individuato delle aree specifiche di vostro interesse. Nel frattempo ti invito anche a vedere il video in cui parlavo di come cercare lavoro dopo l'università e ovviamente bisogna sicuramente implementare questa parte dell'intelligenza artificiale per quello che io chiamo il vantaggio competitivo nelle selezioni, soprattutto per gli junior. Vi ricordo che ho sviluppato delle scorecard sia per professionisti che per studenti universitari. Rispondendo a circa 30 domande ricevete un feedback su quella che è la vostra situazione a livello di mindset professionale e di strategia di carriera. Alla fine del test riceverete un report con tanti consigli per migliorare le diverse aree della vostra carriera. I link per fare questi test di autovalutazione sono in descrizione nel video. Vi ricordo anche che io sono disponibile per fare consulenze di carriera 1 a 1. Trovate in descrizione anche questo link, che sono ovviamente per chi ha degli obiettivi specifici per la carriera, per ricerca lavoro, per miglioramento di dinamiche all'interno dell'azienda e via dicendo. Grazie e ci rivediamo al prossimo video.